Quella che avete visto è un'ipotesi ricostruttiva della tecnica della filatura nel Trecento. La filatura consiste nella trasformazione della fibra in filo tramite l'inserimento della torsione in modo che le fibre rimangano unite tra loro. La tecnica che utilizzo può essere chiamata filatura medievale europea, European Medieval Spinning, ed è stata ricostruita negli ultimi anni da alcune archeologhe e ricercatrici che si sono dedicate all'approfondimento di questa tecnica. Metto sotto il video i riferimenti al loro lavoro. Per quanto riguarda il mio ambito di interesse è l'Italia, per cui ho cercato di attenermi a fonti italiane del Trecento, ma ho fatto riferimento anche a fonti provenienti da altre aree geografiche nel caso fosse necessario. Quali sono gli strumenti fondamentali della filatura nel Trecento? Sono la rocca o conocchia e il fuso. La rocca consiste in un semplice bastone di legno sul quale viene fatta una tacca alla quale può essere legata la fibra tramite un nastro, mentre il fuso è un bastoncino di legno sul quale viene applicata una fuseruola per dare maggiore inerzia al movimento del fuso stesso. Le fonti che ci permettono di ricostruire la tecnica della filatura sono di varia natura. Ad esempio abbiamo fonti iconografiche, quindi miniature, affreschi, statue, nelle quali possiamo vedere ovviamente delle immagini statiche che però ci mostrano qual era la posizione delle mani, delle braccia e degli strumenti rispetto al corpo della filatrice. Abbiamo poi delle fonti documentarie che sono rare ma comunque interessanti e sono ad esempio gli statuti delle città, gli statuti delle arti come l'arte della lana, ma abbiamo anche fonti letterarie, ad esempio compare la figura di una filatrice in una delle novelle di Boccaccio nel Decameron. Abbiamo poi fonti archeologiche, ad esempio le fuseruole di terracotta oppure osso, metallo o pietra sono reperti piuttosto frequenti nei siti archeologici, ma sono invece molto più rari i ritrovamenti dei fusi e delle rocche, in quanto essendo di legno, generalmente in un contesto archeologico vengono distrutti dal tempo e essendo anche di forma molto semplice, raramente vengono identificati quando vengono ritrovati. Abbiamo poi delle fonti tessili, quindi dei reperti di tessuto, che ci permettono di vedere come fossero fatti i diversi fili e come venissero utilizzati, quindi in quale contesto erano usati dei fili di lana oppure di lino, il loro spessore, la loro torsione. Abbiamo poi anche delle altre fonti in qualche modo ancora viventi, che sono le tradizioni della filatura che ancora oggi esistono nel mondo e in Europa, e alcune di queste conservano ancora gli strumenti tradizionali usati già nel Medioevo. Ad esempio nella mia regione, l'Emilia-Romagna, la filatura tradizionale praticata fino a qualche generazione fa era proprio effettuata tramite l'utilizzo della rocca e il fuso. Vediamo quindi più in dettaglio quali sono le caratteristiche di questa tecnica. La rocca o conocchia viene tenuta sul lato non dominante, quindi nel mio caso a sinistra, e può essere tenuta sotto il braccio oppure nella cintura o nel nastro del grembiule. La mano sinistra quindi tira la lana, in questo caso si tratta di lana pettinata, direttamente dalla rocca, mentre la mano destra imprime la torsione al fuso. Una volta arrivati alla massima estensione del braccio,
il filo viene nuovamente arrotolato sul fuso e l'azione viene ripetuta. Grazie per aver guardato questo video, ho in programma di farne altri su altri aspetti della filatura o sulla preparazione della lana, quindi magari fatemi sapere con un commento se siete interessati a qualche argomento in particolare. Ciao!